Questo è il periodo delle castagne. Io le adoro, immagino anche voi, visto che siete qui a guardare questo video. Andiamo a vedere come prepararle. Io le preferisco al forno, però mi piacciono anche in padella e vedremo come farle. Mi piacciono bollite e inizieremo proprio con quelle bollite. E ultimamente ho scoperto che anche al microonde, non storcete il naso, vengono davvero buone. Iniziamo con quelle bollite. Come vi anticipavo, inizieremo con le castagne bollite. Quindi dopo averle lavate andiamo a fare una piccola incisione. La prima cosa che voglio ricordarvi, attenzione alle mani innanzitutto, guardate, una piccola incisione di poco meno di 2 cm, perché questo è grande, altrimenti deve essere al massimo di 1 centimetro. Questa incisione che andiamo a fare, fatela molto delicatamente e non premete sul frutto. Cercate solo di incidere il guscio. Guardate, io non ho preso, non so se riuscite a vedere, ma io non ho preso il frutto. La punta del coltello non deve essere rivolta verso il basso, ma verso il lato. Come potete vedere, l'incisione va fatta sulla parte bombata, cioè la parte questa qui di sopra, arrotondata. E continuo così per tutte le altre. Praticata l'incisione alle castagne, le mettiamo in pentola, l'acqua è fredda, accendo la fiamma. Vi ricordo che per ogni chilogrammo di castagne occorreranno circa 3 litri d'acqua e che dovete considerare il tempo di cottura delle castagne dal momento in cui l'acqua arriva ad ebollizione. Le castagne di dimensione medie cuoceranno in circa 40-45 minuti, mentre le castagne grandi come queste, o ancora più grandi, impiegheranno almeno un'ora, un'ora e 10 minuti. Alcuni aggiungono anche dell'alloro fresco, io non ce l'ho e poiché mi piace metto quello essiccato. Altri ancora aggiungono anche un po' di sale ed io metto un pizzico di sale fino per dare un tocco di sapore in più. Continuiamo adesso con gli altri tipi di cotture. Già ho iniziato a farne qualcuna. Per quanto riguarda le castagne da fare al microonde, fate un taglio a croce sulla parte superiore, sempre senza toccare il frutto. La grandezza del taglio deve essere di circa 2 cm. Procedete delicatamente. E invece nella parte posteriore un taglietto, sempre senza toccare il frutto, di 1-2 cm. Guardate, non so se si vede, ma in questa maniera così delicata non si va a toccare il frutto. E lasciatele a bagno per 10 minuti. Perché si va ad incidere la castagna? Perché praticamente i tagli fanno sì che l'eccesso di calore che si crea all'interno della castagna non le fa esplodere. Lascio a mollo le castagne da cuocere al microonde e nel frattempo vado ad incidere semplicemente le castagne da fare. Questo che vi faccio vedere occorre sia per le castagne in padella che per quelle al forno, sempre senza toccare il frutto. Vado a praticare un'incisione nella parte bombata di un paio di centimetri, eccola qua, sempre senza incidere il frutto. Questo, vi ripeto, vale sia per le castagne al forno che per le castagne in padella o le caldarrosse fatte sul camino o sulla brace. Sembra complicato, ma vi assicuro che è molto semplice. Guardate, basta avere un coltello appuntito, io l'ho cambiato nel frattempo, che questo è ancora più appuntito, metterlo lateralmente, premere poco poco da destra verso sinistra e incidere. Basta entrare poco poco e poi scendere. Tagliate tutte, le lasciamo per circa 20 minuti in acqua e poi le andremo a cuocere in padella e al forno. Passati poco meno di 20 minuti andiamo a scolare le castagne che dobbiamo poi cuocere al microonde e le facciamo scolare per bene. Scolate per bene le castagne senza asciugarle e andiamo a disporre sul piatto del microonde. Attenzione a non sovrapporle e soprattutto a mettere la parte bombata, quella su cui abbiamo praticato l'incisione a croce,
disposta verso l'alto, rivolta verso l'alto. Mettiamo in microonde per 5-6 minuti, chiaramente controlliamo sempre la cottura di tanto in tanto, a 750 watt. Sono passati circa 7 minuti, trasferisco le castagne in questa bowl in cui ho messo un canovaccio bagnato e le avvolgo in questo canovaccio bagnato per una decina di minuti. Le renderà un po' più morbide. Tra poco assaggeremo le castagne al microonde. Nel frattempo sono passati circa 20 minuti, posso scolare le castagne per farle poi al forno e in padella. Le scolo insieme direttamente e anche in questo caso vi ricordo che poi prima di metterle sia in forno che in padella non vanno asciugate, bisogna semplicemente farle scolare per bene. Scolate per bene le castagne, le andiamo a mettere. Vi anticipo che ho già acceso il forno per preriscaldarlo a 200 gradi. Le andiamo a mettere su una teglia da forno ricoperta, rivestita della carta forno, con la parte bombata, quindi la parte in cui abbiamo praticato l'incisione, rivolta verso l'alto. Disposte le castagne sulla teglia, se preferite potete aggiungere un pizzico di sale, chiaramente fino, e le andiamo ad infornare in forno ventilato a 200 gradi per circa 25 minuti. Chiaramente regolatevi sempre per la cottura, dipende da tanti fattori, sempre il forno e altre cose, quindi quando saranno ben dorate in superficie probabilmente saranno pronte. Come vi anticipavo, io preferisco le caldarrosse, ma non ho né il camino né un braciere. Ci vorrebbe una padella o una teglia forata, perché la fiamma dovrebbe andare direttamente a contatto con il guscio delle castagne, ma purtroppo sporca molto e io comunque non ce l'ho qui a portata di mano. Spesso infatti utilizzo questa teglia piccola che vedete, ci vado semplicemente, una volta scolate e non asciugate le castagne, a disporre sopra, non sovrapponetele, a disporre sopra le castagne con la parte bombata rivolta verso l'alto. Vi ricordo che la parte bombata è quella su cui abbiamo praticato l'incisione. Ho appena acceso la fiamma, le lascio 5 minuti per lato. Copro con il coperchio. È necessario che copriate con un coperchio, mi raccomando. Nel frattempo continuano a cuocere le altre castagne. Andiamo ad assaggiare quelle cotte in precedenza al microonde. Date questa, non c'è la pellicina, la buccia si è tolta subito. Chiaramente regolatevi con la cottura perché potrebbero venire un po' dure se cuociono troppo. L'assaggio. La cottura è un po' più dura rispetto a quelle fatte in padella o al forno, però considerato che non sporcate niente e che ci si impiega veramente 5 minuti, ne vale davvero la pena. Andiamo a provare le altre man mano che finiranno di cuocere. Anche le castagne bollite sono pronte, le andiamo a scolare. Ho messo a raffreddare le castagne bollite, nel frattempo andiamo a girare le castagne in padella. Girate tutte, le saliamo e le facciamo cuocere per altri 4-5 minuti a fiamma media, sempre coperte dal coperchio. Le castagne bollite si sono raffreddate, cominciamo ad assaggiarle, quindi sbucciamole, date come si sbucciano bene. Anche la pellicina, guardate, se ne viene abbastanza velocemente. Passo all'assaggio. Davvero deliziose, morbide, saporite. Andiamo ad assaggiare le altre che stanno finendo di cuocere. Passati poco meno di 25 minuti, per fortuna, guardate, non è scoppiata nessuna. Chiaramente se le incidete è questo il risultato che ci dobbiamo aspettare. Adesso le tolgo e le assaggio con voi. Non ho avuto bisogno di girare le castagne poiché ho messo il forno in modalità ventilata. Adesso, come per quelle a microonde fatte poco fa, faccio raffreddare
e faccio stare per una decina di minuti le castagne in questo canovaccio bagnato. Così si raffredderanno e diventeranno anche un po' più morbide. A tra poco. Anche le castagne in padella sono pronte. Le andiamo a mettere in un altro canovaccio bagnato e le facciamo stare una decina di minuti. Passati una decina di minuti andiamo ad assaggiare le castagne al forno. Guardate, il guscio se ne viene da solo e la buccia altrettanto. È praticamente perfetta. Ve ne apro un'altra perché sembra finto, ma è così. Guardate. Il guscio se ne viene da solo e la pellicina non c'è. Guardate, laddove c'è la pellicina si toglie facilmente. Eccole qua. Morbidissime tra l'altro. Assaggiamo. Davvero deliziose, morbidissime anche queste al forno. Ora lascio raffreddare per qualche minuto ancora quelle fatte in padella e le andrò ad assaggiare. A tra poco. È arrivata l'ora di assaggiare le castagne cotte in padella. Guardate, anche per queste sia il guscio che la pellicina vengono via da soli. Morbidissime. Guardate. Assaggio anche queste. Meravigliose, morbidissime, provare per credere. Fate queste castagne bollite al forno, in padella, al microonde, come preferite. Fatemi sapere come sono venute. Se il video vi è piaciuto condividetelo, questo è il periodo giusto per aiutare un amico che vuole farle o un'amica che vuole farle e magari sbaglia sempre qualcosina. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!